Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Yamaha di Valentino Rossi, la YZR, conosciuta meglio da tutti come la M1. Il modello in scala 1 a 4, l'edizione De Agostini e l'uscita è la numero 25. Andiamo subito a guardare quello che riceviamo in questo fascicolo. Per coloro i quali desiderassero dare un'occhiata in maniera più approfondita al fascicolo stesso, potranno avvalersi del video unboxing, dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Saluto anche tutti i miei iscritti e le persone che mi visualizzano, e invece a quelli che mi guardano ma non si iscrivono chiedo, sempre che ne abbiano piacere, ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Anche perché questa non è un'auto, ho detto una stupidaggine, fate finta che non avete sentito. Ovviamente volevo dire non soltanto di moto. E infine, se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. In questa uscita troviamo una serie di viti B. Non guardate questa lettera D, è la B. La piastra dell'interruttore, che è in plastica, e l'interruttore. Fate attenzione a non danneggiare queste alette, perché saranno quelle che poi creeranno il punto di contatto quando andremo a posizionarlo dove dovremo posizionarlo. Vabbè, quindi conservatele perché tanto non si montano né uno e né l'altro pezzo in questa sessione. Ci serviranno poi questi altri pezzi. E ovviamente questo. Io con del bicomponente mi preparo un po' di colla, non è obbligatorio farlo, ma preferisco che i pezzi siano messi in sicurezza e non che col tempo poi possano staccarsi. Questa è una moto che mi ha commissionato un mio iscritto che si chiama Diego. Ciao Diego. Ho già cura per i miei modelli, ancora di più per quelli degli altri. Per chi mi ha seguito, vi ricordate quando avevo mescolato l'altra colla? Guardate come è diventata adesso. Durissima. Ci sono anche delle colle specifiche come la Contacta della Revel, quella che ha il beccuccio in metallo, che vanno benissimo. Io ho questa e uso questa, mi sono sempre trovato bene. Ho un tempo di lavorazione di 4-5 minuti. Ovviamente dovete mettere in egual quantità sia la resina che il catalizzatore. Ecco perché si chiama bicomponente, perché diventa duro solo quando viene mischiato un componente con l'altro, un po' come il cemento, che è un bicomponente. Se non mettete l'acqua nel cemento non potrà mai indurire. Ecco qua. Bene, mettiamo da parte questo collante che ci servirà dopo. Prendiamo il carter. Io mi sono già creato i filetti, vi faccio vedere, con le viti B.
Ho usato un lubrificante, usate qualsiasi lubrificante, anche un olio, qualsiasi cosa abbiate in casa e vi create i filetti. Che bello questo pezzo, ragazzi! Spettacolo! Bene, guardate, semplicemente andiamo a metterlo sopra così. Ok? Giriamo il cacciavite al contrario, solo se vi siete creati i filetti, quando sentite clacche avvitate. Senza stringere. Tenetelo perché se vi si apre vi si può spezzare, mi raccomando, tenetelo unito finché non avrete messo anche l'altra vite. Controlliamo e stringiamo, tenendo premuto un pezzo contro l'altro. Ecco qua. Che bellezza! Come vi ho già spiegato, questa differenza di colore è normale perché questi qua che vedete sotto, questi due pezzi, come nella realtà sono fusioni in alluminio, così come la testata del coperchio, anzi chiedo scusa, come il coperchio punterie, vedete che sono uguali, ma quello al centro, il blocco motore qui, dove all'interno ci sono le canne dei cilindri e poi verranno messi i pistoni all'interno, questo nella realtà è in ghisa, quindi questo colore è giusto che sia così. Poi mettiamo questo in questa maniera, eccolo qui, e andiamo a posizionare sopra questo pezzo, guardate, in questi fori qui. Abbiamo i 4 perni, vediamo se è il caso di mettere il collante qui. Sì, io lo metto perché entra troppo facilmente e se una cosa entra troppo facilmente, cosa succede? Che si può anche togliere altrettanto facilmente. Il canale di Michele non si occupa solo del semplice montaggio, ma cerca di aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montaggio dei vari modellini affinché non possano creare danni, ma montarlo in maniera corretta. Facciamolo entrare tutti insieme, non inserite prima da una parte e poi dall'altra, tutto insieme e premete solo sulla parte dove avete sotto i perni, non al centro. Questo deve andare completamente a battere sul metallo, non dovete avere spazio tra la plastica e il metallo, tutto contro. Bene, fatto questo, prendiamo il filtro, provo a inserirlo senza collante, vediamo se tiene. Il filtro va messo così, qua abbiamo uno scasso e qui abbiamo un segmento. La finta fascetta deve stare verso il basso. Metto anche un po' di colla qui. Non siete obbligati a fare questo, ve l'ho già detto. Vedete voi, il modello è vostro. La colla
visto che hanno fatto la sezione così, non circolare, vedete, non serve metterla sulle parti circolari, ma qui, dove è l'unico punto in cui tocca. Bene. Vedete? Deve essere perfettamente contro il pezzo di metallo. Fatto questo, lo giriamo da questo lato qui. No, chiedo scusa, dalla parte qua, ecco, dove abbiamo i collettori qui, o meglio, dove poi andranno attaccati i collettori dello scarico delle marmitte. E andiamo a inserire prima questo in questi perni qui, in questi fori, chiedo scusa, in questi fori. Proviamo a metterlo, vediamo se è il caso di mettere il collante. Ma in realtà qua potreste anche non metterlo, ma io ormai l'ho mescolato, ce l'ho e lo metto. Perfetto. Fate attenzione a fare questo, non gravate su questi perni perché lì rompete. Sto controllando una cosa. Questo perno non entra tutto, vediamo un po' così, se riusciamo. Ok, adesso va bene. Inseriamo nuovamente. Non dovete mai aver fretta, ricordatevelo sempre. Montare il modellino è un piacere, non deve essere un problema. Ecco, avete visto? Va decisamente meglio. Adesso vi faccio vedere. Guardate, completamente imbattuta contro il metallo. Non devono esserci spazi. Stessa cosa anche di qua, vedete? Fatto questo, dobbiamo inserire l'ultimo pezzo, che è questo, dove abbiamo questi due fori e questi due perni. Aspettate che ve li faccio vedere. Però mentre facciamo questo dobbiamo anche inserire questo perno qui in questo foro, vedete? Quindi ancora un po' di colla ce l'ho, e la vado a mettere nei tre fori. Hanno suonato il campanello, scusate un attimo. Indovinate chi era? Guardate.
mi è arrivato un altro pacco, ecco qui, da Hachette, e questo è il Mazinga Z. Seguitemi sul canale, ragazzi. Allora, andiamo un attimo, ho chiuso la porta, andiamo a inserire questo pezzo, l'ultimo che ci è rimasto, ecco qui. Come vi ho detto, inseriamo questo perno in questo foro qui, e mentre facciamo questo lo mettiamo solo sulla punta, senza inserirlo, andiamo a centrare questi altri due buchi qua sopra. Ok, ecco ragazzi, meglio di così non potevo fare. Guardate, non vi sembra un modello meraviglioso? E il montaggio è terminato. Il montaggio è terminato, nel prossimo numero poi riceveremo questo coperchio dell'albero motore, che è quello che andrà messo poi da questa parte. Allora, adesso mi tolgo una curiosità e la tolgo magari anche a voi, vado a pesare questo pezzo. Pronti? Guardate, 676 grammi, siamo ma molto più che il mezzo chilo, che per i nostri amici non italiani che hanno un'unità di misura differente dai chilogrammi, il peso è questo. Bene, adesso piano piano prendo tutto quello che ho montato fino a questo numero, il 25, quindi restate con me e poi ci salutiamo. Che grosso che è, ragazzi! Guardate che io ho una mano grande, ma è veramente grande davvero questo modello. Fatelo, se potete fatelo, perché ne vale la pena. La nota dolente, e lo dico anche a Diego che mi ha commissionato questo modello, è che sono previsti degli aumenti di €1 a fascicolo per diverse collezioni. Io ho avuto già l'avviso e una collezione mi è già aumentata, che è quella della Ford Gran Torino di Star Schiacce, che dal numero 55 aumenterà di €1 a fascicolo, e se considerate che sono 120 uscite, ne mancano ancora 65, sono 65 euro in più. Però ci sono degli aumenti, questa è la giustificazione delle materie prime, d'altronde cos'è che non aumenta? Chi ha l'abbonamento ha diritto a non pagare le spese e a non subire aumenti a causa magari di aliquote fiscali che possono appunto aumentare, ma non per quanto riguarda le materie prime. Dall'aumento delle materie prime non è esonerato, quindi anche noi abbonati siamo soggetti all'aumento. Tutto qua. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, grazie a tutti, un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari. Questo è quello che è stato montato, i due radiatori, acqua e olio, airbox, bellissimo, sembra carbonio, cupolino. Io avevo già iniziato a darvi saluti e mi sono accorto che non vi avevo fatto vedere neanche da vicino le cose, anche se lo faccio vedere ad ogni video,
perché a me piace farvi vedere i progressi da un numero all'altro. Gruppo scarico, terminale, anche questo in metallo come il resto, rettine in acciaio, guardate che meraviglia, che lavori che si fanno. Cruscotto, tutte le varie antenne per la telemetria e per avere tutti i dati in tempo reale della moto. A volte mi confondo perché vedete, io adesso finisco questo video e vado subito a preparare il video di Robocop. Dopodiché devo preparare il video della Ford Gran Torino di Starsky Hutch, poi c'ho quello da fare della Lancia Stratos, o quello dell'Audi 4 che mi ha commissionato Giovanni, ciao Giovanni, e poi mi è arrivato il Mazinga Z, come avete visto. Quindi figuratevi, a volte Iron Man lo chiamo Mazinga, Mazinga lo chiamo Robocop, in questo caso è 2 volte che stavo già sbagliando, invece della moto ho detto auto. Abbiate pazienza ragazzi, ok? Rinnovo un abbraccio a voi tutti e un saluto ai vostri cari più cari e grazie del vostro tempo. Ciao, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, per quelli che si dimenticano, c'è qui Michele a ricordarvelo, iscrivetevi al canale sempre che ne abbiate piacere e attivate la campanella. Ciao a tutti!